Emè, amata, l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao. Seconda sessione. Parte il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, c'è un uomo rasato che porta, ahimè, un cartone con dentro la pizza, però è una pizza fredda. E, ahimè dice che non aveva neanche chiesto quella di pizza. Ti dà l'autorizzazione? Sì, voltandosi verso di noi cambia completamente espressione, da che sembrava piuttosto infastidita e contrariata mentre guardava quest'uomo, si gira verso di noi e raggiante e dice sì. Chi è questo uomo? 7. Sì, 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 io dico di sì. Il settimo uomo di Emè. Bene, vibrazione. 40 miliardi. Mm. Consapevolezza. 187. PS. 48. Pite. 1332. Cervello. Varia da 9,7 a quasi 11. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. Mm, direi 30. Vivacità animica. 70. 75 anche. Bene, chi ascolta questi valori sempre con molta distrazione, questa volta non lo faccia e vada a risentirsi la registrazione, perché EME è una fuoriclasse, ha valori altissimi. 40, alta consapevolezza, la metà di PS, quindi la metà di PE, vite basse, altissime capacità medianiche, forse una suscettibilità ipnotica su cui possiamo ancora lavorare, è molto nella 4D e vuole sapere tutto della sua evoluzione. Quindi oggi siamo su una macchina sportiva, quelle che vanno veloci. Ha anche una sana voglia di evolversi, una sana, non mi viene la parola, e me vuole cosa? Nome del progetto. E però a me viene mare in burrasca. Ci sono, è un momento di agitazione. Ci sono delle turbolenze e lei vuole esplorare comunque questo mare in burrasca. Non vuole che immediatamente diventi calmo e tranquillo. Vuole essere lei in qualche modo a viverlo completamente, ok? A domarlo, a renderlo lei tranquillo. Quindi le sta anche bene che questo mare sia in burrasca. Nome della sua anima. Prima sua domanda. Mi è tulipano. Di che colore? E questa è la cosa bella perché è un po' cangiante. Allora, mentre parlava era un tulipano rosa, però mentre me lo chiedi è più sul color rosso carminio. In altri momenti io lo vedo proprio viola, mm, sì, viola quasi teatro. Nome della PE. Viene Forever Young. Lei ha proprio uno spirito di freschezza, di fanciullezza e secondo me eterna.
Eteriche. Ma ne vedo due. Un coccodrillo, però comunque di dimensioni abbastanza piccole. Ogni tanto lo vedo forse quando lei fa i trattamenti. E poi c'è Shiva del secondo universo. Mentali. E io ne vedo due. Mm. Allora, una si chiama spazzatura. Lei sicuramente ha fatto grandissime pulizie all'interno delle sue conoscenze, all'interno della clientela, è diventata molto più brava a ripulire se stessa e il proprio ambiente dopo i trattamenti, ok? Però ancora vedo che c'è un aspetto su cui lei deve ancora lavorare, ci sta lavorando, ma deve ancora lavorare, perché ci sono alcune persone che sono intorno a lei, non parlo solamente dei clienti, che tendono a recarsi da lei e a portargli il proprio cestino di spazzatura. Mm. Invece ciò che sarebbe corretto è che ciascuno smaltisca i propri rifiuti e che lei sia quindi una facilitatrice, diciamo, di questo processo di trasformazione, di riciclo, diciamo così, no? Mhm. Quindi la parte oscura trasformarla mano a mano affinché venga alla luce, venga vista. Mm? Quindi diciamo che questa cosa lei la sta facendo, ma ancora ci si deve un po' lavorare perché alcune persone, qualcuno un po' sta approfittando e lascia lì il secchiello. Mm? Livello? No, direi comunque due, massimo tre rispetto poi magari ad alcune circostanze. Mm? Mm. L'altra invece si chiama dunque lotto, ma una delle due T è tra parentesi. Per cui è proprio come se ci fosse una sorta di conflitto tra il fiore di loto, bellissimo, fresco, rosa bianco, che è lei esternamente. Lei proprio poi dà una gran pace, dà un gran senso di sicurezza, di accoglienza, anche molta compassione. Però poi ci sono come delle lotte intestine dentro di sé. Quindi da loto fuori passa lotto dentro. Direi anche qua, livello 2 barra 3. Impianti. Cioè, come impianto mentale, tipo il carapace della tartaruga sopra la testa. Per cui lei tende a sbattere magari la propria testa su alcune cose, forte del fatto che c'è questo guscio. Mm. Però di fatto che cosa succede? Che comunque, proprio perché è protetta dal guscio, tende però a ripetere magari alcuni schemi, visto che ha questo elmetto protettivo. E poi, boh, non so se ogni tanto può provare fastidio all'alluce destro. E mi viene come se fosse fasciato stretto. Basta. Sì, sì, basta. Cinema. Marito. Io ci sono ovunque, sempre e comunque per me. Amante. Ha un mazzo di chiavi in mano. eh, C'è qualcosa che dice in riferimento alla macchina, però non riesco a capire se loro hanno una macchina in condivisione, se loro si Sì. scambiano ogni tanto la guida. Ah, ok. Però sai che cos'è che non mi piace? Che sembra quasi un po' in questo momento con queste chiavi, la sento un po' come un po' di un velo di manipolazione, di ricatto. La possiedo. Mm. Mm. Io ho io le chiavi del gioco. Mm.
chiamiamo l'anima gemella o la fiamma gemella? Chiamiamola la fiamma gemella. Sì, È una terza persona? sì. E io penso che sia anche lui un insegnante, sempre in ambito olistico. Come si posiziona rispetto agli altri due? Molto rispettoso, è entrato molto rispettoso, molto bello, con un buon profumo di pulito. Forse è molto importante per me questo aspetto. Anche ha una Mm. bella postura. Penso che per lei l'odore della pelle sia una cosa molto importante, la cura del corpo, eh, Mhm. è molto compatibile in questo, no? E ha dei bei capelli. Vuoi dire Ehm, qualcosa di brutto su chi non ha i capelli? no, no, non sia mai. No, a parte gli scherzi. Ma come si posiziona rispetto agli altri? Anche se è rispettoso. Siccome qua conta il valore per la vita di Aimé della persona. Allora, sai che cosa? Che sono sincera, lui si mette dall'altra parte dei posti, quindi allora, diciamo così che le poltrone sono divise in due settori. In un settore vedo collocato, c'è anche la mamma di me, diciamo così, più l'aspetto conosciuto di me. Lui si mette nell'altro settore, ok? Ed è come Mm. se si mettesse in un punto in disparte, però allo stesso tempo io ti dico che se noi guardiamo il cinema è la prima persona che notiamo. Perché non so spiegarti, in un gioco di luci tali per cui lui è quello che spicca di più. Continuavo a dirtelo perché io lo vedevo che spiccava, Sì, continuava a tantissimo. spiccare di luce, di davanti, stava davanti, insomma, più alto, più luminoso, più davanti. Ok. Sì. Il fratello, Ma io il fratello lo vedo molto problematico, nel senso che a un certo punto, quando ci esponeva i punti, cioè mi è quasi venuto che lei, pur avendo questo rapporto piuttosto conflittuale con lui, a un certo punto l'abbia come cullato, come se fosse un neonato. Perché da certi punti di vista questo uomo è rimasto davvero a una sorta di immaturità anche un po' psichica. C'è qualcosa proprio di ehm, non maturo da ogni punto di vista, emotivo e anche un po' intellettuale, c'è proprio qualcosa che non sta scattando. va bene, c'è qualcun altro che viene nel cinema. Sì, la mamma, te l'ho detta. Mhm. Ehm, poi ci sono delle amiche barra colleghe di me, diverse persone che hanno, mi dicono, avuto il privilegio di avere a che fare con lei, perché ci sono alcuni quasi, non so come spiegarti, quasi fanatici di lei, quasi in adorazione di lei, che hanno una stima proprio smisurata. Ehm, poi mi è arrivato qualcuno che tipo ha un bar, non so se le va spesso in un bar così, no? No, un bar? Sì, Ok, magari un ammiratore. può darsi, sì, che è il proprietario di un bar, esatto. Va bene, concentriamoci su Seven.
Mm. Di fatto non le piace, si prendono, si mollano, si prendono, si mollano, ma soprattutto da quando l'ha conosciuto ha iniziato a farsi strada la paura delle altezze, specialmente di un ponte specifico che lei non riesce quasi più a percorrere in macchina e sotto il quale scorre un fiume. Le viene voglia di girare il volante e di buttarsi giù con la macchina. Ma allora dunque, non so se effettivamente è avvenuto verbalmente fra di loro una specie, o lui ha fatto a lei una promessa. A un certo punto, mentre loro erano in macchina insieme, come se avesse fatto una specie di promessa, un patto, un sodalizio fra di loro. Mhm. E secondo me erano in prossimità di quella zona. Questo ponte lei lo collega inconsciamente ogni volta a questo tipo di promessa. In un certo senso, come se lui avesse detto che lei è stata la donna più importante della sua vita, ok? Che non la dimenticherà mai, sai queste cose classiche. Mm? Mhm. Ok? Ed è come se, anche se lei non se ne rende conto, ogni volta che si avvicina lì, è come se si attivasse questa specie, diciamo così, di promessa, patto, che la fa sentire, adesso vedi, mi sale un po' un senso di nausea, come se veramente lui avesse creato questo patto, questa legatura con lei senza ricorrere a effettivi rituali magici, ok? Ma a volte veramente le parole rappresentano un atto magico, mm? Mhm. Mhm. Dette con così tanto intento e forza. Siccome lei in realtà vorrebbe svincolarsi da questo uomo, mm, si rende conto che c'è quasi una forza che è quasi superiore alla sua volontà, al suo raziocinio, che la tiene invece legata a lui. E questa forza lei la sente particolarmente impattante quando è in prossimità di questo ponte. E lei infatti vorrebbe fuggire via. Inizia a venirle un senso d'ansia, di agitazione e vorrebbe proprio ehm, andarsene via da sto ponte. Qual è il patto contratto che hanno stabilito? È che è un silenzio-assenso, nel senso che lei non è che eh, abbia detto sì, anche tu sei l'uomo per cui ho provato cose più intense. No, non ha fatto questo. Però è come se quando lui ha iniziato ad imbastire questa specie di patto, lei fosse stata in silenzio, un silenzio assenso proprio. Mm. Mm? Per cui diventa alla fine come se loro fossero legati da questa specie di materiale vischioso che a lei non piace, ma di fatto è un collante con lui. Ok. Monica, causa esoterica del fatto che questo amante della nostra amica Aimé l'ha coinvolta nel giocare con le criptovalute. Sai che mi viene una cosa strana, come se lui mm, volesse rinnegare l'aspetto più profondo di Aimé. Nel senso che è veramente particolare la dinamica che caratterizza quest'uomo, perché da un lato la vuole legare a sé, però da un lato è come se rifiutasse l'essenza più importante di Aimé, che è quella proprio di pulizia interiore. Cioè, fosse per lei, lei non farebbe sgarri a nessuno, lei non mancherebbe di rispetto a nessuno, non commetterebbe nessuna scorrettezza. Ed è come se lui in qualche modo la volesse sporcare, perché sporcandola riesce a farla entrare di più nel suo raggio d'azione. Mhm.
Vediamo brevemente, Monica, solo super brevemente, questo gran dilagare di truffe legate alle criptovalute e legate allo schema Ponzi. È notizia di questi giorni che sono state finalmente chiuse molti siti, domini ed attività in Italia. Uno di questi, per esempio, identificato con 2139 nella regione Puglia, cioè nella zona del Salento, il Tacco d'Italia. Chi c'è dietro? Um, Come allora, entità, come energie. sì, come entità mi fa vedere Satana che lancia delle monete in aria, delle monete d'oro in aria. Mhm. E poi sotto, chi sta sotto, arrivano solamente eh, delle briciole di queste monete. Mhm. Mm, e lui ride. Ride perché le persone che erano sotto erano rimaste abbagliate e accecate dall'oro delle monete che lui faceva volteggiare in aria. E poi di fatto a loro rimangono solo come delle pagliuzze. E questo ovviamente lo diverte molto. Um, d'altronde, Dopo, eh, no, no, vai, vai. d'altronde no, dimmi, dimmi. Prima tu. D'altronde è stata violata una legge che abbiamo deciso noi, Cioè? una legge di equilibrio tra il dare e il ricevere. Quando tu violi una di queste leggi, prima o poi, è ovvio che tutto quanto finisce all'aria, a gambe all'aria. Spiegamelo, cioè, questi sono i soldi facili, no? Allora, il meccanismo è il meccanismo Ponzi, che magari adesso analizzeremo velocemente. Intanto chiamalo Charles Ponzi, nato nel 1882, morto nel 1949, il più grande truffatore forse della storia, nell'ambito borsistico e non solo. Si entra in un affare, può anche essere vendita, può essere di tutto, può anche non esserci la vendita, bisogna portare 3-4 persone che a loro volta devono portare altre persone, quindi è un diagramma a radici d'albero, diciamo, o a piramide, dove c'è ovviamente un vertice della piramide e qualche strato sotto che guadagna, e quelli sotto devono in qualche modo trovare altri polli, fino a che questo sistema collassa. Lo schema Ponzi è sempre lo stesso. Quindi soldi facili. Qualcuno si è fatto anche dei soldi, prendendoli praticamente dalle tasche di quelli che ha sotto. Perché dare e avere? Noi abbiamo scelto questo, che ci fosse un equilibrio tra queste due azioni, ricevere e dare. Mhm. Nel momento in cui creiamo uno squilibrio in una di queste due azioni, ok? Ma anche fosse troppo dare, prima o poi l'esistenza riprende il suo assetto di equilibrio. In questo caso, ovviamente, mi fa vedere per esempio Tom Ponzi come se fosse un uomo molto grasso, però quello penso che sia legato proprio all'avidità, no? Come lui che voleva accaparrarsi tutto, voleva mangiarsi tutto quanto. Mm. E quindi gli vedo questa pancia proprio smisurata di un ingordo. E quindi lui appunto che sta al vertice rispetto a questo gioco organizzato. Però d'altronde anche chi sta sotto, ma anche fino all'ultimo elemento della Mhm. piramide, ha accettato questo tipo di squilibrio. Mhm. Per cui, come sempre è in genere, ovviamente, il moto di riequilibrio parte dal basso e poi mano a mano sale su verso l'alto. Parte da ciò che è più recente e arriva poi
a danneggiare, a riequilibrare in questo caso quello che è il primo, il più antico. Quindi nel caso di 2139, l'ultimo entrato che ha perso il suo piccolo investimento, tra virgolette, ha voluto prendere qualcosa che non è equiparato con il dare e la pagherà un po'. Chi invece è al vertice della piramide ha preso tanto e quindi la pagherà, dovrà dare tanto. Mi vale anche Mm. il contrario, chi già ha dato tanto e non ha ancora ricevuto si dovrà aspettare di ricevere. Aspetta, però all'interno della piramide no, perché tu sei entrato sottoscrivendo un sistema scorretto. Ok? Quindi chi pagherà di più è indipendente dal livello della piramide. Pagherai e basta. O pagherai proporzionalmente a quanto hai preso. Allora, sì, però magari anche in altre modalità. Sì, 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 Mm, certo. mm. Però vale anche il contrario, al di là della piramide del 2139 di Ponzi. Chi dà nella vita, prima o poi riceve. Aspetta, È il molto metodo, dipende anche tema dell'equilibrio. dall'intento, perché se tu dai con un intento di ricevere, non stai dando. No, 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 certo. Mm. Perché come sempre diciamo, ciò che conta tantissimo è l'intento che accompagna l'azione. Ci deve essere armonia, cioè tu stai dando perché vuoi dare e Mhm, allora lì per forza riceverai, certo. mhm. Però comunque all'interno di questo metodo c'era già scritta la fine. Perché comunque è, cos'è che hai detto? 21? 39, 39. giusto? Mhm. Ok. Quindi era come questa dualità, tu la accentri, ok? Ne fai un 1, dove 2 più 1 comunque fa 3, ok? Crei questa piramide che è il 3, 21, 3, ok? 3 più 3 fa 6, quindi 6 è sempre il solito numero che appartiene alla fazione uscente, ma poi subentra il 9, che è il 6 ribaltato ed è la nuova fazione. E tanto lo sanno che sono giochi che durano quello che durano, no? Fatto e disfatto. Sì. Chiamiamo Ponzi. Charles, dov'è? Allora, era rimasto in questa teca perché era un punto di riferimento importante per una serie di giochi che comunque si sono ispirati a lui. Aveva anima? Sì, secondo me sì. Ok. Chi l'ha ispirato? E mi fa vedere che ma lui può essere che è nato povero? Sì, sì, sì. Ah, ecco, perché mi fa vedere proprio che quando è ragazzino esprime proprio con tutto se stesso il desiderio di diventare ricco e lo vuol fare a qualunque costo, non gli interessa in che modo. E facendo questo, immediatamente si sono attivate le entità del secondo universo, no? Pronte a fargli avere questo guadagno che chiedeva, tanto più sapendo tutto quello che ne sarebbe conseguito. Sia Satana, ma vedo anche Lucifero. Mm. Va bene, un ad eternum dei nostri, tutto sul Salento, come incoraggiamento, almeno a quelli che non hanno aderito. Mm, Un bravo, mm, ad eternum bravo. sì. E un grazie anche all'amica Carmen che ha finanziato questa breve indagine. Chiuso qua. Torniamo su Eme. In realtà anche questa parte fa parte del suo caso, del suo viaggio. A proposito di viaggi,
tanti viaggi importanti e lunghi nella sua vita, più lunghi che importanti, mai esclusivamente per se stessa, anche per un semplice piacere, ma sempre per un motivo. Studio, ricordo, persone da visitare. Causa esoterica. Sì, quello è un po' anche legata all'entità mentale lotto, eh. Quindi che da una parte lei vuole assolutamente andare anche incontro alle esigenze dell'altro, ok? Quindi dire non ti preoccupare, mi muovo io, mi sposto io, perché io comunque ho questa luce, questa radiosità, questa iniziativa, però dall'altra non è percepita tanto volentieri poi questa cosa. E allora a volte dovrebbe dire dei no, dovrebbe imparare a creare più armonia, tra l'azione che fa e ciò che veramente dentro di sé sente di voler fare. Ok. Sogni. Emè sogna con estrema facilità, fa anche sogni lucidi, ha una porta immaginaria che attraversa entrando o uscendo dal mondo dei sogni. Sogni che si confondono a volte con la realtà, attività onirica molto elevata. Mm. Mentre lei prima ci parlava, di fatto come se lei avesse questa sensazione di non uscire mai dal sogno, no? O comunque che passasse da un sogno ad un altro alla fine, no? Il sogno notturno e il sogno diurno avessero molto in comune. Mi veniva, non so, come se lei in questa sua esperienza che sta facendo di continui sogni, anche sogni lucidi, quindi pilotati, eccetera, lei stia riuscendo a comprendere, perché mi veniva con insistenza, il simbolo della Om, come se lei riuscisse a sperimentare, grazie a questo suo intensa attività onirica, come è fatta, come si è originata la Matrix in cui viviamo. Mhm. È un po' complesso, perché quando lei Mm. continuava a parlare mi arrivavano queste cose. Praticamente la OM è fatta come un 3, il Mhm. simbolo della OM, è fatto un Mhm. 3, più collegato a questo 3 c'è una specie di ricciolo, di spirale, chiamiamola così. Mhm. Mm? Poi sopra c'è come una specie di cappellino con un pompon, via, per rendere l'idea per chi non conoscesse, ok? Mm? Mhm. E allora lei è come se mi facesse vedere che attraverso questi sogni lei sta riuscendo a comprendere questa struttura, mm? Perché nel complesso è tutto un sogno. Mi fa Mhm. vedere come di fatto noi tutti, ehm, di fatto siamo dentro alla parte con il ricciolo, a questo cerchio con il Mhm. ricciolino, Una ok? sorta di Non è, sidiglia, no? sì, 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 esatto. Non è un cerchio chiuso, è un cerchio aperto, mm? Mhm. Perché di fatto è fatto da diversi strati. mm? La realtà è tutta lì dentro ed Cioè tu è dici i collegato. pezzi del 3, gli altri strati, o no? No, gli strati di questo cerchio aperto, Ah, chiamiamolo ok. cerchio aperto, non saprei come definirlo. Lì è tutto l'esistente, tutto ciò che esiste là dentro, ok? Mhm. Come se fosse mescolato. E si collega a quella che invece è la nostra realtà, la Matrix, che è questo 3, che in realtà è come se fosse un 8, la Matrix, aperto però. Mm? Mhm. Perché Mhm. questi sono aperti? Perché di fatto tu hai sempre la possibilità di andare su in questo cappellino qui che è la sorgente. Mhm. Mm? Ma come fai ad andare su nella sorgente? Quando tu capisci il tipo di connessione che esiste tra quel cerchio lì aperto e la nostra matrix. Mm? E quindi lei attraverso questa sua attività di sogno e di capire che alla fine sta passando da un sogno a un sogno, sta proprio riuscendo a capire questo collegamento.
ok? Tra la realtà nel suo complesso, che come dice lei infatti riesce a collegarsi anche ad altre sue vite, mm? E questa realtà materica in cui di fatto noi ci identifichiamo in un'unica vita, ci identifichiamo nella materia, eccetera, eccetera. Ok? E l'esperienza del sogno le sta permettendo mano a mano di comprendere sempre di più questo. Un po' complicato, però io penso che lei abbia capito. Ok, ehm, cos'è l'OM? Per me è questo, cioè indica proprio, vabbè, l'uomo per come chi ha studiato yoga lo sa, è il suono da cui è nata tutta la creazione. Però di fatto questo simbolo dell'Om rappresenta infatti tutta quanta la creazione, perché c'è la sorgente, ok? C'è il tutto esistente insieme e il tutto invece separato, che è poi la nostra matrix, perché noi nella nostra matrix percepiamo tutto quanto separato, no? Perché siamo tutti individui, eventi separati. Cosa succede quando in alcuni contesti una sala piena di persone, di centinaia di persone, intona tutti intonano contemporaneamente l'OM? No, quello non lo vedo bene. Eh. Purtroppo no. E infatti ci sono stati diversi eventi pubblici, piazze così, e purtroppo no. No, ma perché non è fatto a quell'uso lì, capisci? Quell'uso lì è stato poi, come per ogni cosa, no? Magari la cosa in sé per sé è anche costruttiva e efficace, però cosa succede? Che le entità, proprio per il fatto che è Mm. efficace, se ne impadroniscono. Gli arrivano. Sì, 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 esatto. Quindi è proprio una sottrazione di energie collettive, Da parte di chi? ma di entità varie. In questo caso, appunto, io vedo specialmente queste entità che sono molto forti, del secondo universo induiste. Chiamiamo anche Shiva, che con Eme, mm, grazie a dei suoi studi, lei dice io mi stacco, non mi interessa, eccetera, però chiaramente a un corso sì, cioè l'insegnante parla di quello che vuole, quindi in questo corso parlava di Shiva e tu l'hai visto come entità eterica. Sì, perché quello di cui lei si sta occupando, che è l'astrologia vedica, ha anche delle cose molto interessanti, ok? Però il problema è sempre quello, che giustamente ehm, sono proprio le cose interessanti a cui si agganciano determinate entità, ok? Per cui quando lei poi gestirà personalmente questo tipo di studi, riuscirà a effettuare il suo discernimento, quindi a lasciare da parte le entità, ok? E a occuparsi solo degli aspetti che ritiene più evolutivi. Mm. Però attualmente io vedo proprio, per esempio, questo Shiva danzante che fa questa danza cosmica e sta distruggendo. In che parte del suo corpo energetico? È più una sorta di affaticamento mentale che le crea, perché le crea, grazie anche all'entità lotto, una sorta proprio di rimuginare estenuante. E così quando lei crea la sua idea di, ok, io ci sono, io sono autonoma, io sono indipendente, Shiva gliela distrugge. Ok, io adesso mi impegno nelle mie cose e non perdo più tempo con quell'uomo, per cui lei è solida in questo proposito, Shiva gliela distrugge. Quindi lei di nuovo risulta essere possibilista e risulta riaprirsi a questo aggancio che quell'uomo lì ha creato con lei. Lui è collegato a Shiva? No, cioè non vedo che lui abbia questo sistema di credenze.
ok? Però Mhm. a Shiva non è che gliene importi, che qualcuno abbia quel sistema Certo, di credenze. L'importante è che faccia il gioco che certo. vuole. Eh. Monica, causa esoterica deve essere scollegata, staccata dalla Terra, come in una bolla. Ma questo vedo che è tipo una specie anche di meccanismo di difesa che lei ha sviluppato, io credo, fin da quando era bambina barra ragazzina. Mi fa vedere anche dei contesti, diciamo magari scolastici o di quartiere, in cui lei tipo era un po' invidiata dalle altre coetanee. Mhm. Un po' malevole era nei suoi confronti, perché comunque lei aveva delle caratteristiche, forse anche aveva delle possibilità che loro non avevano, ok? Quindi lei che cosa faceva? Non è che si dissociava da queste ragazzine, però creava questa sua bolla di protezione per riuscire sì a vivere in questo contesto, in quel contesto lì, anche perché cioè, lei aveva bisogno, no, di stare in mezzo alle altre bambine e ragazze, però allo stesso tempo di proteggersi e non farsi troppo intaccare dai loro sentimenti un po' malevoli. Perché E oggi? la stessa cosa anche col fratello, nel senso che ovviamente sono stati in famiglia per un po', ok? Quindi lei per riuscire comunque a stare abbastanza bene dentro la famiglia, creava questa bolla, che le permetteva di stare lì, però di non farsi ferire, ok? E oggi, d'altronde, lei fa un lavoro molto importante, ma non semplice, mm, perché l'operatrice olistica si espone a tante cose, davvero a tanti tipi di energie, e lei lo sa. E direi che questa bolla non è così male che lei ce l'abbia, Mm, mhm. non è per niente male, perché comunque le permette, da un lato io vedo che nella scorsa sessione le maglie che lei aveva erano un po' troppo dilatate, ok? Quindi infatti passavano diverse cose disturbanti per lei. Lei adesso avendo creato questa specie di bolla di sapone, riesce comunque a dare delle cose importanti, arrivano assolutamente i suoi insegnamenti come cose autentiche, genuine, però almeno non prende cose. Quindi va bene. Secondo me sì, anche perché io non vedo che la esclude, ma che la protegge. Ok, Monica, vediamo la sua tendenza alla telepatia e alla telepsichia. Sì, 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 assolutamente vero. Mm. E poi, cioè, lei è proprio cioè, ha proprio, come dirti, una bontà d'animo e generosità che fa sì che queste particolari qualità si sviluppino sempre di più, perché funzionano così. Cioè, è come se lei non si facesse problemi nel dire, ah, vedo un pezzo, però mi risparmio perché poi me lo tengo per la prossima volta. No. E così facendo è come se questa sua dote crescesse in maniera esponenziale. Come potrebbe metterle a frutto, farle crescere ancora di più? Ma questo tanto lei l'ha compreso, che tagliare con quest'uomo le darà molte più energie da impiegare anche così. Ok? Ehm, l'unica cosa è occhio al discorso spazzatura, perché mh, a dispetto di quella che è la sua generosità e disponibilità, dall'altra parte c'è sempre la volontà invece di rifilare le proprie parti oscure a qualcuno, perché diverse persone non voglio prendersene carico, voglio che qualcun altro lo faccia, ok? E Mhm. allora nel momento in cui lei effettua questa connessione telepatica, ehm, può un po' incorrere in questa cosa qui, ok?
di rimanere un po' incastrata nell'ombra dell'altra persona. Per cui lei deve aver ben chiaro in testa questa distinzione. Ciascuno il lavoro di riciclaggio rifiuti se lo fa per sé. Ok? Io ti posso agevolare, accompagnare, facilitare, eccetera, ma te lo fai tu. E la comfort zone del marito? Allora, dirò una cosa che magari abbiamo sempre detto l'opposto, no? Però poi ogni caso fa a sé, no? E me fa a sé. È come se me fosse qui per occuparsi di altre cose, non so spiegarti, non tanto della relazione, ok? Mhm, mhm. Questa fase della vita non si deve occupare della relazione, per cui questa relazione è quella ideale. Ok? È come se lei adesso le aspettasse un altro tipo di percorso in cui non è così centrale l'aspetto sentimentale personale. Mhm. Mm? Secondo me più avanti sì, ci sarà di nuovo per Esatto. lei, Mhm. sì. Però per ora no. È proprio come uno sviluppo di tutte queste facoltà e di queste conoscenze. Più avanti sì, perché l'abbiamo anche già visto, no? I Mm. capelli, beh, mister Belli Capelli. Un po' bello tutto, sì. Senti Monica, mo io te lo chiedo, causa esoterica della vostra somiglianza. Mm. Beh, sembrate Cosa sorelle, esoterica della nostra... Sì, infatti. con ovviamente le dovute differenze su tanti fronti, ma avete qualcosa che ha a che fare l'una con Mm. l'altra. Allora, io ho visto proprio gemelle invece. Tra l'altro ho visto gemelle, però non è bellissima sta vita che ho visto, nel senso che siamo due gemelle che sviluppano dei poteri di un certo tipo, ma non siamo molto ben viste dalla comunità, perché si credeva che fossimo indemoniate. Mhm, E, e quindi fondamentalmente moriamo bruciate vive in casa, mm? Perché mhm. appiccano il fuoco alcuni cittadini. Mm? E, Streghe. Dove? le streghette piccole, indemoniate, possedute. Secondo me questo in America succede, boh, Massachusetts forse, non so. E per cui è come se decidessimo di proseguire comunque questo il nostro percorso evolutivo nelle facoltà psichiche non più unite, perché questo in realtà è come se ehm, aumentasse ancora di più la potenza, no? Queste due bambine gemelle. Nel Mhm. momento in cui lo facevano insieme la potenza era veramente grossa, quindi abbiamo scelto di viverle in maniera separata, ma comunque di proseguire. Le gemelle di Shining. Oh. Beh, se vuoi anche quello è un simbolo. Bambine che raddoppiano il loro, forse più che doppio. Esatto, infatti. Sì, non è due, cioè uno più uno, Mm, mm, mm. ma è proprio come fosse un due esponenziale, no, elevato all'infinito. Va bene, e Mea quanto sta? Quanto vibra? Al momento attuale 700, anche il fatto di aver recuperato tutti questi pezzi relativi al sogno, relativi a questa vita da gemelle, eh, 700. Bene, la mettiamo su una barca nel mare in burrasca e vediamo cosa Mm, fa da sola. Che il lavoro migliore è farlo da soli. mm. E ha caricato già un po' d'acqua, no? Perché è veramente un mare piuttosto agitato. E lei è in questo momento di una calma imperturbabile, molto veloce nei movimenti. Ed è come se agisse sì con le mani, però allo stesso tempo proprio con la forza del pensiero, la forza di volontà, ok? Con un'energia
Anche non so come spiegarti, di dialogo con l'acqua per riportarla a dei livelli accettabili. Cosa Quindi dice? vedo Mm. come se dicesse io so che tu sei me, perché io sono acqua e se sono acqua sono in grado di parlare con te, di farmi capire e di trovare un accordo con te. E quindi riesce mano a mano a diminuire l'intensità delle onde, ma nel frattempo, mentre diminuisce l'intensità delle onde, vedo proprio che ha preso un secchio e butta fuori l'acqua che era entrata all'interno dell'imbarcazione. Perché è come se comunque me bilanciasse bene le cose, nel senso che rimane sempre in un atteggiamento anche di umiltà. Non posso fare tutto, sai, con la mia mente, no? Adopero sempre anche le mie mani, anche perché veramente ha delle mani eccezionali, eh? Quindi è bene che le usi. Ehm, E, quindi niente, mano a mano libera l'imbarcazione da tutta l'acqua e più lei fa questo, impegnandosi proprio direttamente, e più l'acqua del mare si calma. Ottimo. Nel frattempo vada al cluster e all'avatar, pulisce tutto. Come si chiamava quando era la tua sorella gemella? Giulia con la J. E tu? Mm. Sempre con la M viene, però non riesco a capire. Mary Perché Jane. Mirta, Mirka, non capisco. Mirta. Vabbè. Giulia e Mirta. Ti ricordi la cosa del ridere? Mm? Quando sono morte, Giulia e Mirta hanno riso? No, sono sincera, no. Mm. Stavano dormendo. No. Era giorno. Mm. Avatar, vediamo cosa. Però sembrava quasi che dormissero perché poi erano abbracciate. Mm. Cluster e Comunque, Avatar. sì, sono cose che riportano al suo paese d'origine. Um, Perché ci sono alcune connessioni del paese d'origine così che, sai, hanno lasciato a volte delle tracce di un po' di amarezza. Mm? Quindi lei vuole ripulire tutto completamente. Pertanto anche queste tracce di ricordi o di richiami, no? A sensazioni spiacevoli non le vuole più. Infatti, più che altro nell'avatar trovo come una specie di piccola boccettina di veleno. Ah, sì, 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 sì. Ma adesso vedi, mi è riaffiorata una cosa, che probabilmente l'intera famiglia era un po' ehm, invidiata, quindi c'era un po' di veleno da parte degli altri. Mm, E mm, lei, mm. da bambina ragazzina, ovviamente, insomma, ha patito. Mm. Sì, sì, però lei è assolutamente pronta ad affrontare tutto questo e a ripulire in contemporanea sia l'avatar sia il cluster completamente. Tra l'altro in maniera molto garbata, molto gentile, si muove con molta grazia. Ok. Shiva e il coccodrillo ci sono ancora? No, assolutamente no. Spazzatura e Lotto Loto? No. Gli impianti?
No, non li ha tolti. Mare in burrasca. No, adesso è un mare tranquillo, è tornato il sole e il vento è molto molto leggero. PS sempre tulipano, PS sempre Forever Young. Secondo me sì. Vibrazione finale. 1200. 1200. Sì. Seconda volta che andiamo sul 1000. Consapevolezza. Mi viene tipo 217. Anima. 53. Vite. 1012. Quella di Giulia e Mirta c'è ancora. Sì, però succede qualcosa, perché qua vedo che siamo adulte, non moriamo. Cervello. Nel momento attuale io lo vedo a 12. Suscettibilità ipnotica. 90. 3D. No, adesso la vedo a 10. Vivacità animica. Altrettanto 90. Messaggio di Aimé al marito. Sei un fratello, un amico, in questo preciso momento della mia vita, così come in passato, eh, sei proprio giusto. Alla madre. Ho scelto bene, mi hai dato grandi opportunità, però fa come riferimento al fatto che forse la madre si è sacrificata molto. Però sono scelte, lei dice. Al fratello. È come se lei dicesse che vedo il tuo stato di larvazione. Ehm, Cerco di prenderne le giuste distanze e in una certa misura provo compassione. A7. L'amante. Questa volta non mi costerà più chiudere. La chiusura è definitiva. Ed ora la fuoriclasse a 1200 lascia un messaggio a se stessa. Sì, in questo momento la vedo nella sua stanza con tanti oggetti, anche diversi libri. Ha voglia proprio di occuparsi di sé, di queste nuove cose che sta conoscendo, di queste sue nuove potenzialità. E dice: Sono felice e mi sento ricca ogni giorno di più. È proprio un momento meraviglioso della mia vita. Futuro progetto? Vedo che lei da tulipano diventa un intero campo di tulipani. Ma futuro progetto, io vedo che è come se ampliasse le sue competenze, per cui di fatto eh, riesce anche proprio a creare dei piccoli percorsi evolutivi per i suoi clienti, pazienti, i suoi utenti, e che daranno veramente degli ottimi risultati. Ok, vuole lasciarti un messaggio, Monica? Sorella tua? Sì, è bello ritrovarsi, E tu a lei? anche per me.
Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? Così, off topic, fuori contesto. Ehm, Mi è piaciuto tantissimo la trasformazione che ha avuto, ahimè, dalla prima alla seconda sessione e ora la sento ancora più vicina che nella prima sessione. Passi da gigante. Sì, davvero. Poteva evitare di fare questa sessione? No, Mm. no, no. Potrebbe avere senso una in cui lei va in ipnosi Sì, con tua sì, presenza, sì. senza tua presenza. No, 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 con te. Quali benefici? È una ulteriore conferma, delle doti che stanno riaffiorando in lei. Ehm, è un'espansione anche, oltre che conferma è un'espansione perché è come un'accelerazione. Verso dove? Verso anche questa comprensione più chiara ehm, del rapporto che esiste tra la matrix in cui viviamo e una sorta di completezza, mm, in cui noi siamo un tutt'uno. È come se proprio riuscisse a comprendere questo simbolo della Om, vivendolo lei personalmente. Va bene. Vibrazione finale. 1300. Disconnettiti